L'obiettivo di tutti i trader è trovare la strategia perfetta, quella affidabile ed infallibile, che non perde mai qualunque cosa succeda e che genera profitti costanti giorno dopo giorno. Se anche tu sei un trader, sono sicuro che ora o in passato hai dedicato ore e ore di lavoro alla ricerca della strategia perfetta, quella definitiva. Beh, se è così, questo video è per te. Subito dopo la sigla vedremo se davvero vale la pena dedicare anima e corpo alla ricerca della strategia infallibile e se ci sono altre strade percorribili. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho anticipato, parliamo della strategia perfetta. Per strategia perfetta intendo quell'unica strategia che riesce costantemente ad interpretare il mercato senza sbagliare mai un'operazione, che ha un equity line perfettamente lineare e che genera entrate costanti giorno dopo giorno e che una volta attivata sulla piattaforma di trading potete dimenticarvela e lasciarla lavorare mentre voi fate altro. Beh, purtroppo vi dico subito che questa strategia non esiste. Non esiste nessuna strategia costante nei risultati e che non sbaglia mai un'operazione. E se qualcuno pensa di averla trovata, purtroppo si sta sbagliando. Partendo infatti dall'ipotesi che il processo di validazione della strategia sia stato fatto correttamente e che quindi non si corra il rischio di overfitting, il motivo per cui è totalmente inutile sforzarsi di trovare qualcosa di infallibile è semplicemente dovuto al fatto che i mercati, proprio come sta succedendo in questo periodo, cambiano e non ci si può fare nulla. Cambia il trend, da una lunga fase ascendente si può passare ad una fase discendente, cambia la volatilità con livelli di take profit e stop loss che diventano inadeguati, o cambiano i movimenti ripetitivi su cui si faceva affidamento e che ora non valgono più. Ovviamente non è necessario un cambiamento permanente del mercato, ma è sufficiente un mutamento di qualche settimana o qualche mese per mandare in difficoltà una strategia apparentemente ottima e con conseguenze spesso disastrose per il conto. Per darvi un'idea di quello che vi sto dicendo, vi mostro le performance su 5 anni di una strategia che ho sviluppato tempo fa sul cross USD-JPY. Come si può vedere, non si tratta di una strategia perfetta, in quanto sono comunque performance reali, ma il risultato è decisamente buono, sia nella fase in sample di ottimizzazione dei parametri, sia in quella out of sample di validazione e, a parte un crollo a cavallo del periodo del Covid, la strategia ha performato decisamente bene sia nelle fasi di salita che in quelle di discesa dello strumento finanziario, con un equity line molto lineare per l'intero periodo di test. Vediamo però quello che è successo dopo. A partire dalla metà di marzo del 2022 l'equity ha decisamente cambiato rotta, perdendo praticamente tutte le operazioni e portando ad oggi ad un drawdown di circa il 54%, insomma un disastro. Il motivo di questo crollo è molto semplice, il mercato è profondamente cambiato. Osservando l'andamento del cross USD-JPY si vede infatti che da inizio marzo la pendenza e la volatilità del cambio sono bruscamente cambiate a causa della situazione macroeconomica globale ed in particolare delle differenze tra le politiche monetarie degli Stati Uniti e del Giappone. Tutto questo ha portato una strategia buona e affidabile a diventare una strategia disastrosa e da disattivare finché non ci saranno segnali di ripresa. È chiaro che se mi fossi fidato ciecamente di questa strategia, non l'avessi tenuta sotto controllo e fosse stata l'unica strategia attiva sul mio conto di trading, sarebbe stato un bel problema. Le possibili soluzioni a tutto questo sono fondamentalmente due, ovvero rivedere la strategia cercando di renderla profittevole anche in queste fasi complicate, ma è un'attività spesso difficile in quanto migliorare da una parte generalmente significa peggiorare dall'altra, ma soprattutto perché può portare ad overfitting e quindi a sovroottimizzare le performance, rendendo comunque la strategia perdente. Oppure l'altra soluzione che consiglio è quella di utilizzare più strategie insieme, ovvero un portafoglio di strategie di trading. Sviluppare strategie di trading è un'attività difficile che porta via tantissimo tempo e dove i fallimenti sono sicuramente maggiori dei successi, ma affidarsi a più strategie, magari non eccellenti, ma comunque robuste e sviluppate secondo logiche diverse, vi porterà ad ottenere sicuramente risultati migliori rispetto all'utilizzo di un'unica strategia, apparentemente eccellente e a cui avete dedicato tantissimo tempo. Le perdite e le fasi di drawdown ci saranno comunque,
ma sul lungo termine sarete più profittevoli e meno legati all'andamento dei mercati, che, come sapete, non potete né controllare né prevedere. Facciamo un esempio e partendo dalla strategia che vi ho mostrato all'inizio, aggiungiamo altre 9 strategie che operano su strumenti diversi e sviluppate con varie logiche. Alcune sono trend following, altre lavorano contro trend ed altre ancora sfruttano i comportamenti ripetitivi dei mercati. Come si può vedere dalle equity line e dalle metriche, non si tratta di strategie infallibili, anzi tutt'altro. Hanno fasi in cui perdono e alcuni hanno percentuali di trade in profitto non entusiasmanti. Tuttavia, l'equity line del portafoglio di queste 10 strategie non è per niente male ed è migliore di tutte le strategie prese singolarmente, in quanto sia la volatilità che il drawdown si sono decisamente ridotti. Se ora osserviamo cosa sarebbe successo nella fase successiva all'out of sample, quindi dal momento in cui avremo attivato le strategie a mercato, vediamo che da gennaio 2022 fino ad aprile il portafoglio avrebbe generato dei profitti, mentre da aprile a settembre avrebbe oscillato attorno a un asse orizzontale, non portando dei guadagni. Questo può sembrare negativo, ma l'incertezza e l'alta volatilità che hanno caratterizzato i mercati negli ultimi mesi hanno messo in difficoltà praticamente tutte le strategie, per cui anche un risultato in parità come quello che stiamo vedendo va visto come un successo. Vanno inoltre considerati altri due aspetti. Utilizzando un portafoglio di 10 strategie non eccellenti, abbiamo completamente compensato le performance estremamente negative della strategia sul cross USDJPY che vi ho mostrato all'inizio. Inoltre, affidandoci a un portafoglio di strategie, abbiamo la possibilità di valutare periodicamente le singole strategie e disattivare quelle che stanno performando peggio. Se infatti ad inizio aprile avessimo disattivato le strategie peggiori, avremmo migliorato le performance del portafoglio chiudendo il periodo da aprile a settembre con un guadagno. Bene ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi l'importanza di operare con un portafoglio di strategie piuttosto che cercare di sviluppare la strategia perfetta. Nel trading la differenziazione è uno degli aspetti principali ed è sicuramente meglio puntare su un portafoglio di strategie mediocri piuttosto che su un'unica strategia apparentemente infallibile. A tal proposito, se vuoi approfondire le logiche di sviluppo di un portafoglio di trading system o se vuoi provare in demo e gratuitamente un portafoglio costruito con le nostre strategie, contattaci alla mail che trovi in descrizione o visita il nostro sito. Con questo abbiamo davvero finito. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un like per farcelo sapere e per supportarci. Inoltre se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.